Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15 in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 o più ATP. Vi consiglio di andare a vedere anche questa nuova piccola serie di video che ho intrapreso, sia qui su YouTube che su TikTok, che si chiama Il portafoglio in 60 secondi, in cui una volta a settimana, generalmente lo faccio al sabato, andiamo a fare un breve recap sull'andamento del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 47esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel, con l'andamento degli investimenti ovviamente riferiti a novembre. Spero abbiate apprezzato la copertina del video, che diciamo non è per tutti e l'ho presa dal film di Dario Argento Profondo Rosso, in quanto guardando il portafoglio una settimana, 10 giorni fa, era veramente in profondo rosso. Prima di proseguire come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita e o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e ne si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci qui come di consueto sul file Excel che ho chiamato Patrimonio 2025 e prima di andare a vedere il foglio numero 1 Patrimonio, cominciamo come di consueto dal foglio numero 3 Conto Titoli, in cui in questo foglio vengono monitorati nel dettaglio le azioni, gli ETF e le obbligazioni. Per comodità ho già inserito tutti gli acquisti effettuati tra il 17 di novembre e il 24 di novembre. Durante lo scorso mese ho portato avanti il consueto pack sul Nasdaq 100 e così sulle 3 azioni singole cinesi e NIO, che è un'azienda automobilistica del mercato cinese, China Molybdenum e Zijin Mining Group, che sono delle aziende importanti che si occupano della estrazione di materie prime e metalli preziosi importanti per la transizione energetica. Per eseguire tutti questi acquisti ho utilizzato il broker Scalable Capital, di cui vi lascerò il link per l'iscrizione nella descrizione del video nel caso in cui aveste bisogno di utilizzare un broker. Così anche per Nexo, che lo utilizzo per l'acquisto delle criptovalute. Torniamo a bomba nuovamente sul file Excel. Per quanto riguarda le criptovalute, per questo mese non ho fatto alcuna operazione in quanto nel mese scorso, anzi già a fine ottobre, avevo convertito tutte le mie criptovalute in stablecoin, in quanto ritenevo che il mercato di bull run fosse ormai al termine, quindi ci aggiorneremo poi nei prossimi mesi, anche se secondo me andremo verso la fine dell'anno prossimo. E le cripto ovviamente le detengo tutte su Nexo. Passiamo poi a bomba sul foglio 5 Asset Allocation, che vi ricordo in questo foglio vengono monitorate nel dettaglio tutte le asset class esclusi i beni materiali. Per comodità, visto che comunque ho già tante azioni, ho già inserito il valore di tutte le azioni. Adesso proseguiamo con l'inserimento degli altri dati e poi li andiamo a commentare. Per quanto riguarda l'Austria 2117, ci attestiamo a 6.556,00,
Vi ricordo che nel mese di novembre ho fatto un video in cui erano arrivate le cedole, quindi potete andare pure a vedere quel video lì. Per quanto riguarda le cripto invece andiamo a vederle subito al momento. 7143,90, 7143,90, quindi si sono leggermente apprezzate avendole convertite in USDC. Per quanto riguarda il conto corrente, in questo foglio sono unificati, ci attestiamo a 38.456,98, quindi vedete leggermente in crescita. Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto per i nuovi arrivati, che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuale, anche perché le obbligazioni l'obbligazione che ho acquistato è una speculazione su un possibile ulteriore abbassamento dei tassi di interesse dalla parte della BCE, così come anche le criptovalute, che sono state il mio investimento. Per quanto riguarda invece, poi abbiamo la grossa fetta azionaria data dall'ETF del Nasdaq 100 e di tutte le varie azioni singole. Per chi piace i grafici, qui abbiamo la rappresentazione grafica in termini numerici dei valori riportati sopra. Abbiamo poi anche in percentuali e per aree colorate. Bene, possiamo salvare. Ci spostiamo poi nel foglio numero 6, storico investimenti, in cui in questo foglio vengono, diciamo, fatto un riepilogo di tutti gli investimenti fatti nel corso del tempo. Quindi ETF, azioni singole, obbligazioni, eccetera. Per comodità ho già inserito gli acquisti del pack fatto nel mese scorso. Vi ricordo che gli acquisti vanno messi con il segno meno. Dopodiché comunque a inizio dell'anno prossimo farò un video riepilogativo per spiegare il file Excel. Vi faccio vedere come al solito come funziona per quanto riguarda l'ETF del Nasdaq 100. Il broker mi ha acquistato 1000 euro tondi tondi, quindi andiamo a inserire 1000 con il segno meno per il mese di novembre. Dopodiché qui vedete che sto girando il video il 30 di novembre, andiamo a inserire il dato del Nasdaq 100 che si attesta a 27.222,00, ho dimenticato un 2, eccolo qui. Eccoci qui, attualmente ci attestiamo con un rendimento del 18,42% e un rendimento medio annuo calcolato con la formula del TR di circa 18%. Quindi nonostante il calo di qualche settimana fa il Nasdaq ha recuperato molto bene. Proseguiamo quindi con l'inserimento degli altri valori. Questo è l'Austria 2117 che è leggerissimamente in calo. Qua vedete che ho fatto una piccola modifica perché mi piaceva vedere anche le cedole ricevute per le obbligazioni e i dividendi ad esempio per le azioni singole. Quindi vedete abbiamo il rendimento senza le cedole e con le cedole, quindi è bella vedere anche questa piccola differenza, magari una piccola sega mentale mia, passatemi il termine, però preferisco vederla così. Quindi siamo con un rendimento negativo, questo è innegabile, del circa 16% e un rendimento medio anno inferiore del 9% circa. Proseguiamo poi con NIO. Per quanto riguarda NIO è leggermente calato anch'essa per via dei mercati azionari. Ecco qui. Ci attestiamo comunque sempre un rendimento in positivo del 17,42%, un rendimento medio anno del 37,5%. Questa dovrebbe essere Lightbridge che è stata molto in sofferenza. Purtroppo non ho fatto un po' di take profit quando dovevo farlo, comunque inseriamo, vediamo, comunque non preoccupiamoci per il momento. Siamo a 6.114 con un rendimento del 22%, un rendimento medio anno del 50% circa. Questa dovrebbe essere China Molybdenum, vedete ho già inserito col segno meno il pack che sto portando avanti. Per quanto riguarda il valore, anche questa è leggermente in calo, no comunque siamo a 889 con un rendimento del 48%, un rendimento medio anno
diciamo non credo molto sostenibile a lungo termine. Comunque andiamo avanti così. Per quanto riguarda Zijin Mining Group abbiamo già inserito anche qui il pack e ci attestiamo questa a 570 con un rendimento del 14%, rendimento medio anno del circa 70-85. Vedete che è arrivato un succosissimo dividendo di 1,91 euro, quindi lo andiamo a inserire ovviamente nella colonna dividendi. Terminiamo quindi con Novo Nordisk che si attesta leggermente in calo, anche questa 2049. Senza dividendi avremmo un rendimento del 2,45%, però con questi 17 euro di dividendi, scusate, il rendimento è un pochettino più alto. Se andiamo a vedere qui a destra abbiamo un riepilogo di come sta andando l'anno, ovviamente leggermente calato con un rendimento semplice del circa 12%. Se dovessi andare a vendere tutti i miei investimenti, vedete, pesca i dati dalla colonna, avrei un guadagno di 4.847 euro al lordo delle tasse. E per adesso ci attestiamo con un rendimento medio anno del circa 12%. Se ci spostiamo poi a destra, qui vedete l'andamento del primo anno con un rendimento medio anno del 17%. Spostiamoci qui a destra, qui abbiamo praticamente, ho fatto una tabellina con tutti una sorta di riassunto molto in breve di tutti gli investimenti fatti nel corso del tempo, a cui sottraggo poi anche le varie tasse, ad esempio conto deposito, qui ad esempio l'IVAFE per il Nasdaq 100, tutti i vari costi sostenuti dall'Austria 2117. Vedete, se clicco ho sottratto dalle cedole tutti i vari costi e questo per adesso è il guadagno per il momento. Dopodiché quando andrò a vendere l'investimento andremo a fare il calcolo definitivo. Per quanto riguarda qui sotto ho preso una piccola tabellina che ho visto su X, mi sembra, che questo è l'andamento dei migliori investitori nel corso della storia con il rendimento medio anno. Una cosa simpatica, insomma, da avere una sorta di riferimento su quello che sto facendo. Ovviamente non dico che devo batterli, è solo per avere comunque un riferimento da seguire. Bene, anche qui possiamo salvare. Ora, come di consueto, andiamo a vedere il foglio numero 1 patrimonio, che diciamo ci dà un'idea dell'andamento nel corso del mese. Non ho ancora fatto i conti giusti e quindi potremmo anche essere in negativo visto l'andamento dei mercati. Qui come vedete ho già cominciato a inserire anche il 2026 per portarci un po' avanti. In questo foglio, come di consueto, vengono riportate tutte le asset class, anche l'automobile, la casa, diciamo anche beni immobili. Per quanto riguarda i conti correnti, qui sono separati, ci attestiamo a 34.259,78. Diciamo che per i conti correnti, se avete necessità, magari anche nei prossimi video vi faccio vedere i valori, vi assicuro che comunque ci sono. Più che altro è che devo cancellare dalle schermate che faccio i dati. Infatti ad esempio l'Austria 2117 ve la faccio vedere una volta all'anno perché devo cancellare a video tutti i miei dati e quindi è un po' scomodo, però fidatevi, ci sono. Se volete vederli basta che me lo scrivete nei commenti. Per quanto riguarda l'Austria 6.556,00, poi andiamo a fare un piccolo commentino. Vediamo di che morte morire, 4.197. Secondo me siamo leggermente in calo sul mese, però. Le cripto non mi ricordo più. Cosa ho messo? 7.143,90. Queste sollevano il mio portafoglio. Il Nasdaq, meno male che si è ripreso perché sennò era una botta. 27.222. Lightbridge calata molto. Comunque diciamo che questo storno dei mercati mi ha fatto pensare un attimo sull'asset allocation e credo che
a partire dal mese di febbraio, quindi per far passare un anno, anzi 2 anni dal mio pack del Nasdaq 100, probabilmente metterò mano ai miei vari pack e quindi poi vedremo. Comunque ci pensiamo l'anno prossimo. 889 China Molybdenum, Zijin Mining Group 570. Per quanto riguarda Novo Nordisk è in calo ragazzi. Allora salviamo, andiamo a vedere. Sì, perché praticamente dal mese scorso eravamo a 220.000 e adesso ci attestiamo a 217.000, quindi c'è stato uno storno di circa 3.500 euro. Ovviamente questo è riferito al mese precedente, quindi siamo in calo dell'1,61% e in calo in termini numerici di 3.547. Qui abbiamo poi l'incremento da inizio dell'anno, quindi siamo comunque in positivo del 17,36%. E questo ovviamente è da inizio monitoraggio in euro. Il mio patrimonio è cresciuto di 32.100 euro circa. Per quanto riguarda questa piccola metrica, avevo letto un articolo del Sole 24 Ore che per entrare a far parte dell'1% della popolazione bisognava possedere 2,5 bilioni di euro. Quindi questo è il risultato di 2,5 milioni diviso il mio patrimonio. Anche qui una piccola metrica simpatica. Andiamo a commentarlo brevemente. Il risparmio tutto sommato, nonostante le spese e gli investimenti, sta andando bene. Ho ripreso un buon andamento, siamo a circa 34.300 euro. L'Austria pensavo potesse apprezzarsi ancora un pochettino, invece è rimasta stabile sui livelli di settembre. Questo è un conto corrente di emergenza da cui ricevo una piccola remunerazione, quindi potete immaginare benissimo qual è questo piccolo conto. Da quando li ho convertiti in USDC stanno procedendo bene le criptovalute. Il Nasdaq diciamo tiene botta, anche se leggermente in calo. Quella più in sofferenza è stata Lightbridge, che è passata da quasi 10.000 a 6.114, quindi vedremo nel corso dei mesi cosa fare. Anche NIO è arretrata a 1873. China Molybdenum, anche questa leggermente in calo, perché comunque ho messo 100 euro di pack e dovremmo essere a 949, ma siamo leggermente sotto. Vado avanti con il pack Zijin Mining Group e anche Novo Nordisk è stata leggermente in sofferenza. Per chi piace i grafici, anche qui abbiamo la rappresentazione grafica di tutte le asset class e qui è esclusa l'abitazione e l'auto, quindi anche qui vengono rappresentati molto bene tutti questi valori. Bene, su questa schermata che potete dare ancora un occhio possiamo salvare e ora ci spostiamo come di consueto nell'altro file Excel che ho chiamato file per pacca, in cui andiamo a fare un focus sull'andamento dell'ETF del Nasdaq 100. Eccoci qui come di consueto nell'altro file Excel chiamato file per pacca. Questo foglio l'ho preso in prestito gentilmente dal professor Coletti, quindi vi consiglio di andare a vedere la sua puntata che dovrebbe chiamarsi Risparmioforo e sicuramente l'ho spiegato meglio di me. Io cosa ho fatto? Poi ho preso questo file, l'ho copiato e ho fatto un'ipotesi, un pack da 1.000 euro al mese per 30 anni su Nasdaq 100, 16,6 rendimento medio lordo degli ultimi 16 anni. Questo valore del 16,6 è stato preso a dicembre 2023. Non è stato conteggiato alcun aumento di risparmio e non è conteggiata l'inflazione per questo calcolo. Dopodiché il file Excel ha fatto il suo lavoro con tutti i vari dati con la relativa tabellina. Ulteriormente ho ripreso questi tre fogli e li ho copiati e ho tolto anche il rendimento del 16,6, in quanto effettivamente a partire da gennaio 2024 ho iniziato questo pack. Quindi in questo foglio vado a mettere a manina tutti i valori che vengono generati da questo pack. Quindi anche per questo mese facciamo in questo modo.
vi faccio vedere, 1000 euro è stato l'acquisto anche per questo mese, questo è il totale versamenti. Ora non ci resta che andare a inserire il valore dell'ETF del Nasdaq 100, che si attestava a 27.222. Ora non ci resta vedere questo dato se è in linea con l'ipotesi fatta, quindi ricordatevi, novembre 25, 26.121, eccoci qui, 25.644. Quindi vedete che siamo oltre l'ipotesi che abbiamo fatto nel primo file Excel. Quindi 26.121, copia formato. Per quanto riguarda i colori, attribuisco il colore verde se l'investimento è positivo e oltre l'aspettativa dell'ipotesi fatta in questo foglio Excel. Metto un colore giallo-arancione nel caso in cui sono sì in positivo ma sotto l'ipotesi fatta, e metto un colore rosso nel caso in cui l'investimento è proprio in negativo. Quindi, avendo aggiunto un altro mese decisamente in positivo, vado a sostituire il 12 con il 13. Infatti sono 13 mesi molto in positivo, 3 mesi in negativo e 7 mesi in leggermente positivo. Mano a mano che andremo avanti con il pack, o comunque andremo avanti comunque con l'investimento del Nasdaq 100, magari anche andando a modificare quei valori qua, faremo sempre questa tipologia di confronto. Qui a destra avete un simpatico countdown con il passare dei mesi, mentre qui abbiamo un riepilogo degli anni che pesca direttamente da questa tabellina. Quindi lo scorso anno è stato decisamente in positivo. Vedremo se alla fine di questo secondo anno saremo ancora decisamente in positivo o magari cambierà un po' l'andamento. Bene, possiamo salvare? Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questa o per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!